Bentornati cari amici tifosi rossoneri sul canale Milanisti. Ultima ora, breaking news, è stato trovato finalmente l'accordo con il Bruges per la cessione di Ardon Yashari. Sembra per una cifra di 33,5 milioni di base fissa più tot di bonus per arrivare a un totale di circa 38 milioni rispetto ai 40 che chiedeva inizialmente il Bruges. L'accordo con il giocatore era già stato trovato tempo fa. Si tratta quindi di limare alcuni aspetti legati alle modalità di pagamento. Sembra che il Bruges abbia chiesto una dilazione di pagamento in 4 anni e non più in 5, e sembra che Tare e il Milan vogliano accontentare questa richiesta pur di chiudere questa estenuante trattativa. E quindi ci siamo. Sono contento che questa trattativa si concluda, che Ardon Yashari vesta finalmente la maglia rossonera per tanti motivi, l'ho già detto, uno su tutti perché è un giocatore che difficilmente si riesce a trovare, ha un profilo veramente particolare, ha delle caratteristiche veramente uniche e quindi è un giocatore universale che fa benissimo entrambe le fasi, che può costruire e che può anche distruggere. Il classico compagno ideale di Modric, per intenderci, che ha bisogno di avere a fianco giocatori anche forti fisicamente e che di gamba, e che quindi lo sostengono nella sua opera di direttore d'orchestra. Un giocatore che sicuramente ci darà tanto, non aspettiamoci ovviamente cose fantascientifiche, è un giocatore soprattutto di sostanza, ma quella sostanza che è tanto cara al nostro allenatore Massimiliano Allegri, e che proprio nel centrocampo, ruolo cioè zona nevralgica del campo, fa tutta la differenza del mondo. Come ho detto oggi nel video di presentazione di Modric, se giocherà Modric come io credo nelle partite più importanti, Modric è un direttore d'orchestra che ovviamente ha come punto debole la situazione fisica, perché ovviamente non è un corazziere, e quindi ha bisogno accanto di avere compagni di squadra che sappiano reggere l'urto del centrocampo della squadra avversaria, e quindi ha bisogno di chi lo aiuta a gestire il pallone, a costruire, a far girare la squadra, come si suol dire. Yashari è quel tipo di giocatore che veramente può essere utile alla causa. Ho anche detto che Yashari non era una precisa richiesta, un'ossessione di Allegri. Il suo procuratore ha specificato molto bene che non è stato Allegri a in qualche modo a focalizzarsi su Yashari, a volerlo a tutti i costi al punto da gestire una trattativa così estenuante. Questa, a mio modesto parere, è una scelta di Furlani, perché Yashari è quel profilo di giocatore come Reinders che è una sicura plusvalenza, e che quindi una volta acquistato anche a 38 come stiamo per acquistare, fra qualche anno potrà essere tranquillamente rivenduto a 70-80, generando quella famosa plusvalenza che non serve, come pensano in molti, per mettere soldi in tasca, ma che serve per finanziare il mercato del Milan, che in questo momento, con il fatturato che abbiamo, non ci consente di avere budget per poter intervenire sul mercato in maniera importante per rinforzare la squadra. A prescindere da questo fatto, Yashari serve a completare un centrocampo che è ricco di giocatori completamente diversi l'uno dall'altro, e questo favorisce il gioco di Allegri, che è un gioco senza dare punti di riferimento all'avversario, con posizioni mai fisse e con giocatori che possono scegliersi la mattonella più comoda a seconda di come va la partita, a seconda dell'avversario. Giocatori intelligenti tatticamente, quelli che vuole Allegri, per un semplice motivo: perché dal centrocampo in su li lascia liberi, salvo schemi di base che servono per avere una squadra organizzata, ma li lascia liberi di trovare la giocata, di trovare lo spazio, di trovare la propria collocazione. E quindi, se non hai intelligenza calcistica, se non sai leggere la situazione, non sai dove andarti a mettere per ricevere palla o dove mettere il pallone per farlo ricevere al compagno di squadra, evidentemente se aspetti solo che sia sempre l'allenatore a dirti quello che devi fare, nel calcio di Allegri non puoi trovare spazio. Giocatori come Ricci, come Modric, come Yashari invece sono giocatori che hanno questa intelligenza calcistica e che saranno veramente utili per creare un centrocampo poliedrico
assolutamente imprevedibile con cambi repentini di posizione e anche, come ho già detto nel video di Modric, con cambio di modulo e di atteggiamento all'interno della stessa partita, perché una delle qualità che vedremo e che sarà quella più spiccata del nostro allenatore sarà quella appunto di mettere in campo una squadra camaleontica che sa cambiare pelle durante la partita stessa a seconda delle fasi di gioco, a seconda dell'avversario, a seconda di come si mette la partita, se l'abbiamo già portata a casa, abbiamo già acquisito il risultato, oppure se c'è da rincorrere o addirittura cioè se c'è da forzare per cercare di sbloccarlo o se c'è addirittura da rincorrere. Quindi dicevo molto contento di questo sblocco, di questa trattativa che dovrebbe anche in teoria sbloccare il resto del mercato, perché chiaramente se non si sapeva, se il Milan non sapeva se questa trattativa poteva andare a buon fine, chiaramente questo pregiudicava anche il resto delle trattative, perché i soldi sono quelli e quindi con quelli dobbiamo fare mercato. Adesso che Yashari verrà acquisito con le modalità che saranno stabilite, il Milan potrà sapere con certezza assoluta quali sono i soldi che rimangono e che sono a disposizione per andare su altri obiettivi, in primis la punta, che sarà fondamentale perché nel gioco di Allegri, come ho detto, è fondamentale, ma anche il terzino destro, che come sappiamo in queste ultime ore è stato individuato e anche se la prima offerta è stata rifiutata, il Milan rilancerà fino a 10 milioni per cercare di portarlo a casa. Vedremo quello che succederà. Nel frattempo ditemi cosa ne pensate di questo giocatore. Chiaramente farò un video una volta presentato, se tutto andrà bene, se la trattativa si concluderà, per spiegarvi in dettaglio come gioca e per quali sono i motivi per cui farà bene al Milan. Grazie a tutti per l'attenzione, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.